Ciao amici del bosco, da voi è arrivata la primavera? Vi faccio vedere le mie bellissime fioriture, ma facciamo insieme anche qualche ragionamento sulle differenze tra questa primavera e quella scorsa. Le stagioni stanno veramente cambiando. Questo tutto fiorito è l'albicocco. Un profumo delicatissimo. Guarda che meraviglia, questo è il biricoccolo. Queste fioriture sembrano batuffoli. Avere tante piante che fioriscono in momenti diversi è molto importante anche per l'orto, perché noi attraiamo tanti insetti che poi andranno ad impollinare anche i nostri ortaggi. Quindi più biodiversità, più fioriture e più ortaggi prosperosi avremo. Più fiori abbiamo, più api abbiamo, più pomodori raccogliamo. E questo è il pesco, si sta svegliando anche lui con i suoi bellissimi fiori rosa. La primavera è una stagione veramente amata, sono i fiori a renderla così speciale, soprattutto in campagna, proprio quando arriva la primavera lo si percepisce in maniera fortissima, cambia tutto, gli alberi fioriscono, l'erba comincia a crescere, i prati si colorano di fiori e così via. Ma non tutte le primavere sono uguali e ho notato tra la primavera di quest'anno e quella dell'anno scorso delle differenze grandissime. Intanto c'è stato proprio un andamento stagionale diverso. L'anno scorso l'inverno è stato piovoso e mite, quindi gli alberi hanno fiorito molto prima di quest'anno. Adesso ve li vediamo in fioritura, ma l'anno scorso avevano iniziato molto prima e quando i primi di aprile ci sono state delle gelate molto forti, sugli alberi c'erano già i frutticini, sono stati gelati, è stato un fenomeno gravissimo che ha proprio annullato la produzione di frutta per una vasta area in tutto il centro Italia. Quest'anno le cose stanno andando in maniera completamente diversa, le temperature sono più rigide, anche adesso appunto che è arrivata la primavera la notte scendono ancora vicino allo zero, intorno allo zero le temperature, le piogge però sono mancate del tutto, quindi abbiamo avuto un inverno secco, una primavera che continua ad essere secca. L'anno scorso aveva piovuto tantissimo d'inverno, c'erano pozzi ovunque. Sono un po' preoccupata, se non piove anche nemmeno ad aprile avremo un'estate parecchio difficile. Questo è il viburno, l'anno scorso, i primi di marzo, era tutto fiorito, era una palla bianca, quest'anno ancora i fiori sono completamente chiusi. L'anno scorso aveva piovuto tantissimo, tutto l'inverno c'era stata pioggia e tutto era fradicio, c'erano state pozzanghere, aveva avuto i canali completamente allagati per parecchi giorni. Quest'anno invece non ha praticamente mai piovuto e non sta piovendo nemmeno adesso che è arrivata la primavera. Speriamo che adesso andando avanti arrivino anche le piogge, ma tutto questo intanto ha provocato un fortissimo ritardo. I prati ancora si sono appena mossi, quasi non cresce l'erba spontanea, hanno difficoltà anche gli ortaggi se li seminiamo. Avremo grossi problemi la prossima estate appunto se non arriverà l'acqua. E sono qua vicino al mio susino Shiro, questo albero lo adoro, quest'anno l'ho anche potato con molta cautela, vedo che ha reagito bene, non dovrei aver fatto danni, penso di aver fatto un buon lavoro. Sta ancora in fioritura, l'anno scorso aveva iniziato prestissimo, quest'anno è arrivato un po' più in ritardo, comunque una delle prime piante che fioriscono qui al Bosco di Ogige, quindi anche una delle prime che fruttificano, fa tanti frutti, è una pianta che è cresciuta in poco tempo
tantissimo, sta in mezzo all'orto, quindi ha anche la funzione di fare un po' di protezione sulle piante e ci sono già anche le foglioline qui. Buonissimo, questo è il mandorlo, ha un profumo meraviglioso. Il mandorlo è veramente una delle prime piante che fioriscono. Questo piccolino un po' più tardi, là ce n'è uno grande che è proprio la prima pianta che di solito fiorisce nell'anno, ancora in fioritura, quindi anche questo dimostra che siamo in ritardo. Quindi non deve essere troppo freddo neppure per gli insetti che circolano, non deve esserci troppo vento, altrimenti hanno difficoltà a volare, non deve esserci una pioggia continua perché anche quella li bloccherebbe. Quindi per avere un buon successo nella produzione di frutti ci devono essere tante cose che conciliano bene. Quindi adesso abbiamo delle belle fioriture, ci sono alcuni insetti in giro, spero che siano sufficienti per fare abbastanza frutti, perché con questo freddo non sono tantissimi. Guarda, è arrivato un insettino, qualcosa circola ancora. I fiori sono molto delicati, mi raccomando, ammirateli, se volete sentite il profumo, ma non toccateli perché potreste danneggiare proprio il punto di attacco dove si crea il frutto. Guarda quanto è splendido questo mandorlo, siamo a fine marzo, ancora è fiorito, i mandorli fioriscono a febbraio, quindi anche lui se l'è presa comoda, ha capito che non era il caso di buttarsi troppo in avanti, ci potevano essere dei pericoli. Guarda che bellezza, qui sono in mezzo ai mirabolano, anche loro sono in fiore anche se la fioritura non è ancora completa. L'anno scorso avevano fiorito molto prima e infatti tutti i frutti erano andati perduti. Invece quest'anno la pianta si è mossa un bel po' più avanti. Con la primavera non sono solo gli alberi a ricoprirsi di fiori, c'è anche il prato che si riempie. Uno dei primi fiorellini che sappiamo riconoscere tutti è la pratolina, la Bellis perennis, che qui ha fatto una bella fioritura nonostante tutto. Poi ci sono altri fiori particolarmente diffusi, c'è il tarassa con dente di leone con i suoi fiori gialli e poi il soffione che sappiamo un po' tutti riconoscere, c'è la calendula, io ho la calendula arvensis, cioè quella diciamo selvatica, che ha dei fiorellini gialli molto belli, ma sono più piccoli della calendula officinalis. Poi cosa abbiamo? Quei fiorellini blu che sono meravigliosi, della Veronica persica, piccolini, ma anche quello è uno dei primi fiori che vediamo sui prati. Da queste parti nel mio campo c'ho anche tutta una zona con il favagello che però quest'anno sì si è presentato ma meno degli altri anni, proprio perché è una pianta che ama il terreno umido, i ristagni d'acqua, e quest'anno ne abbiamo avuti pochi. L'anno scorso, i primi di marzo, avevo i lupini già alti così con i fiori che stavano per aprirsi. Quest'anno è stato molto più freddo e le piantine, anche quelle che erano cresciute, si sono in alcuni casi seccate, comunque non sono andate avanti, non c'è traccia di fiori, siamo molto indietro. Stessa cosa con le fave, che magari erano partite bene in autunno ma hanno a stento superato l'inverno. Guarda, anche le fave, da me fa veramente freddo perché hanno fatto proprio fatica a superare l'inverno, erano già belle grandi, vedi le foglie hanno addirittura delle sfrangiature nere, credo che sia stato sempre il gelo a bloccarle, sono ancora piccole e sicuramente non si parla di fioritura ancora. Sull'orto facciamo un video più avanti poi per vedere come sta andando questa particolare stagione. Con questa variabilità coltivare sembra diventato impossibile, in realtà però i problemi legati all'andamento stagionale ci sono sempre stati, un tempo c'erano proprio delle carestie dovute a stagioni che andavano in maniera imprevedibile, quindi non permettevano di ottenere un raccolto. Tutto questo noi possiamo cercare però di gestirlo utilizzando una serie di strategie che ci permettono di affrontare anche problemi come le gelate o la siccità. Cosa possiamo fare? Qualche idea. Intanto possiamo per esempio fare le nostre semine non tutte insieme, possiamo dilazionare nel tempo le semine, magari a distanza di 15 giorni la stessa varietà, la stessa pianta la mettiamo nell'orto, nel semenzaio in momenti diversi in modo da avere il rischio suddiviso nel tempo. Altra strategia, mettere varietà diverse, ce ne saranno alcune che saranno favorite da un determinato clima, altre da un altro clima e quindi avremo comunque un risultato positivo. Per quanto riguarda gli alberi, ricordiamoci di favorire le varietà antiche, hanno una capacità
un'intelligenza nella loro genetica che consente alle piante di adattarsi velocemente proprio alle variazioni di anno in anno. L'abbiamo visto per esempio con il mirabolano. E poi possiamo cercare di utilizzare anche dei mezzi meccanici, manuali, per salvare le nostre piante quando arrivano le gelate, per esempio. Gli alberi non troppo grandi possiamo per esempio chiuderli, coprirli con del tessuto non tessuto quando sappiamo che è prevista una gelata. Dovete scegliere voi, sicuramente è qualcosa di abbastanza dispendioso e poi insomma si mette in giro un materiale non facile da riciclare, però insomma in alcuni casi può valere la pena anche questo investimento. Per quanto riguarda l'orto, ricordiamoci, ci sono le serre. Io non favorisco, non incoraggio a fare tutte serre, ci mancherebbe, abbiamo bisogno di far crescere le piante all'aria aperta, però possiamo proteggere una parte del raccolto utilizzando una serra. A volte non basta neppure la copertura della serra, dobbiamo utilizzare la serra e poi una copertura, un piccolo tunnel più basso. Ecco, la strategia dei piccoli tunnel quando ci dobbiamo difendere da 2-3 gradi di temperatura è un'altra cosa da fare facilmente, quindi organizzarsi con dei teli di copertura per le nottate più rigide. Per la carenza di pioggia ricordiamoci quanto è importante la pacciamatura, che evita, rallenta l'evaporazione da terra. Possiamo utilizzare dei teli anche in plastica per gestire la tempera e poi accumuliamo più acqua possibile, creiamo dei bacini, degli stagni e mettiamo su delle cisterne magari per raccogliere anche l'acqua piovana se abbiamo un edificio dal quale tetto possiamo recuperare tutta l'acqua. E ricordiamoci quanto è importante unire alberi con colture invece da terra, quindi gli alberi con l'orto. Gli alberi d'estate fanno un po' d'ombra e sono importanti per mantenere quel giusto grado in meno di temperatura per non bloccare la crescita delle piante, invece in inverno possiamo disporle in modo da creare una barriera ai venti più freddi. Quindi insomma abbiamo tante strategie, utilizziamole con intelligenza, le stagioni sono così, variano, cambieranno probabilmente sempre di più, gli alberi sono molto intelligenti, le piante sono molto intelligenti, si adattano, anche noi dobbiamo essere altrettanto bravi ad adattarci. Vi ringrazio per aver visto il video, vi invito a mettere un bel like per tutti i fiori bellissimi del mio orto e ci vediamo al prossimo, ciao!